Il tricolore italiano, quale bandiera nazionale, nasce a Reggio Emilia 1997, il 7 gennaio. La vostra bandiera oggi sventola assieme alla bandiera dell'Unione Europea in tutta Italia. Nel corso degli anni forse ci siamo cullati nella convinzione che i vantaggi delle democrazie liberali fossero così evidenti che abbiamo smesso di dire ai cittadini di lottare per ottenerli. La guerra è tornata nel nostro continente, il terrorismo è di nuovo in aumento, le sfide sanitarie, migratorie ed economiche persistono. Ma la brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha spinto l'Europa a riaffermare più chiaramente la sua ragione d'essere e a ricordare le ragioni per cui, dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, i nostri paesi si sono riuniti per difendere la pace in Europa. Il bello dell'identità europea è proprio questo, è che non cerca di essere prevaricante, di schiacciare altre identità preesistenti, ma di accostarsi, semmai di arricchire l'identità nazionale dei singoli 27 Paesi membri, cercando di convincerci ad essere fieri di quello che siamo, ma anche aperti a quello che sono coloro che ci stanno vicini, come se non esistessero frontiere, che in effetti nell'Unione Europea non ci sono. E allora, le parole di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, fornite, offerte come spunto in occasione del compleanno del tricolore, verificatosi come ogni anno a Reggio Emilia, sono l'apertura migliore possibile per la nostra puntata di EU-Factor Next, nella quale in effetti ci concentriamo sulle istituzioni europee. Ricordandovi come sempre che si vota per riformare il Parlamento europeo il prossimo 9 giugno, il voto europeo è un appuntamento importantissimo sul quale vi invitiamo a informarvi bene, c'è ancora un sacco di tempo. A proposito delle informazioni necessarie a capire le istituzioni europee, avete voglia di uno di quei quiz europei talmente difficili che nessuno o quasi sa rispondere? Facciamo così, anche se non ne avete voglia, consideriamola un'occasione per imparare qualcosa di particolarmente difficile. Lo facciamo affidandoci a una delle nostre corrispondenti dall'Unione Europea. Si chiama Irene Barahona Fernandez e ha posto ai suoi concittadini a Zamora in Spagna una domanda terribilmente difficile. Ciao everyone. Ciao, sono Irene dalla Spagna e oggi vi parlo del Consiglio dell'Unione Europea. La presidenza spagnola è appena terminata ed è stata davvero proficua. Ma facciamo un passo indietro. Cos'è il Consiglio dell'Unione Europea? No, non è il Consiglio europeo e neanche il Consiglio d'Europa. ¿Sabes lo que es el Consejo de la Unión Europea? Sí, creo recordar que sí. ¿Podrías deciros un poco qué es? Mi pare di ricordare che il Consiglio dell'Unione Europea sia un organismo composto da rappresentanti di ogni paese e... Non lo so al 100%, ma di sicuro è un organismo europeo che recepisce i bisogni della popolazione e poi discute, immagino, le necessarie misure. La necessaria? No tengo mucha idea. Non ne ho idea, ma in base a quello che ho sentito al telegiornale direi che dove vanno i ministri dei paesi europei a discutere, a fare leggi? Non ne ho un'idea precisa. ¿Y conoces la diferencia entre E la differenza tra Consiglio, Consiglio d'Europa e Consiglio europeo? y el Consejo Europeo? Me suena il nome di tutti gli organismi, però Mi risultano familiari tutti e tre, ma non saprei distinguere. Sicuramente decidono come spartire i soldi delle tasse nei vari investimenti, non so altro. ¿Tienes alguna idea? E hai idea di cosa fa l'Unione Europea in generale? Tolto quel che vedo nel telegiornale, non lo so. Il Consiglio dell'Unione Europea è la conferenza dei ministri dei 27 Paesi membri. A seconda del tema trattato cambiano i ministri che vi partecipano. Ad esempio, se si tratta di mobilità sostenibile, si riuniranno i ministri dei trasporti. E chi dirige questi incontri? La presidenza cambia ogni 6 mesi. La Spagna ha appena finito, approvando oltre 40 decreti, fra cui la riforma del mercato elettrico per tutta l'Unione Europea e la prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale. Si è trattato di un semestre particolarmente importante, perché ha chiuso questo ciclo istituzionale europeo. Ora tocca a Belgio e Ungheria, ma soprattutto al voto europeo del prossimo 9 giugno.
Livello di difficoltà del quiz inferto da Irene e i suoi concittadini 10 su 10, livello difficilissimo pure per noi di EU-Factor, talvolta le sfumature si perdono. Livello di difficoltà delle sfide europee 10 su 10, uguali, soprattutto alcune di queste sfide sono particolarmente complesse. Quelle legate ai 5 obiettivi delle politiche di coesione sono le più urgenti e quindi diventare più green, più smart, più inclusivi, più vicini al cittadino e soprattutto più connessi. Un obiettivo di cui parliamo forse meno seducente di altri, anche per noi di EU-Factor, ma estremamente importante, soprattutto per i luoghi periferici dell'Unione Europea, che hanno bisogno di connessioni fisiche per permettere la mobilità delle persone, delle merci e in un certo senso anche delle idee. Andiamo da un'altra corrispondente di EU-Factor Next, andiamo da Belle de Jong, che è originaria del Belgio, ma vive a Malta, anzi a Gozo, e il suo tran tran quotidiano è stato lo spunto per scoprire un importante investimento effettuato con fondi di coesione europea. Ciao, sono Belle, per EU-Factor Next e oggi vi porto sul traghetto che collega un paese membro, Malta, alla sua seconda isola, Gozo, dove abito. L'aeroporto internazionale di Malta si trova ovviamente sull'isola principale, quindi per andare a Gozo ci vuole il traghetto. Io poi a Malta ci vado di continuo, per fare delle commissioni o per lavoro, quindi devo prendere il traghetto per Sirkewa tutti i giorni. Il terminal è stato costruito 10 anni fa, nel 2013, finanziato all'85% da fondi europei di coesione. Questi traghetti, tra Gozo e Malta, trasportano più di 4 milioni di passeggeri l'anno. In estate ci sono pure le navi per le spedizioni sub, le gite verso la piccolissima isola di Comino. La traversata dura 25 minuti e copre 28 km di mare. A bordo ci sono il bar, un negozio e soprattutto il ponte scoperto per prendere il sole. Sul versante di Gozo, il porto di Njar è anch'esso finanziato con fondi europei. Questo traghetto sul canale di Gozo era l'unico a connetterla a Malta fino al 2021. Poi è arrivato il battello veloce tra Gozo e la capitale di Malta, La Valletta. Ma il Gozo Channel carica anche le auto, mentre il traghetto veloce no. In compenso, entrambi possono caricare il mio cane. Parleremo di Europa più connessa anche nella prossima puntata, una puntata per così dire circolare, con anche tanti altri argomenti naturalmente. E a proposito di circolarità, il cerchio di questo episodio si chiude qui e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.